Buonasera a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e oggi siamo qui con un nuovo episodio speciale per voi. Parliamo di una situazione molto comune nella vita di tutti i giorni: comprare le scarpe in un negozio, un argomento pratico e utilissimo per chi vuole imparare l'italiano nel modo più naturale possibile. Buonasera a tutti, sono Angela e sono felicissima di essere qui con voi anche oggi. Care amiche e cari amici di Bravocast Italiano, avete mai provato a comprare le scarpe in Italia? È un'esperienza davvero speciale. I negozi di scarpe italiani sono bellissimi e il personale è sempre gentile e disponibile. Vi piace fare shopping? Scrivetelo nei commenti, ci fa sempre piacere leggere le vostre risposte. Esatto, Angela. Lo shopping in Italia è davvero fantastico. Oggi Stefano e Angela vanno insieme a comprare le scarpe in un negozio. Seguiteci passo dopo passo e imparate tante parole e frasi utili per quando andrete a fare shopping in italiano. Pronti? Cominciamo subito. Allora, immaginate che siamo in centro, in una bella via con tanti negozi colorati ed animati. Vediamo un negozio di scarpe con una vetrina piena di scarpe bellissime. I modelli sono tantissimi e i colori sono meravigliosi. Stefano, guarda quella vetrina. Ci sono scarpe stupende. Mamma mia, hai ragione, Angela. Quella vetrina è fantastica. Ci sono scarpe di tutti i tipi. Senta, scarpe eleganti, scarpe sportive, sandali, stivali, mocassini. Si vede subito che è un negozio di qualità. Entriamo a dare un'occhiata. Sì, entriamo. Apriamo la porta ed entriamo. Dentro il negozio ci sono scaffali con tante scarpe bellissime esposte con cura. I colori sono fantastici: nero, marrone, rosso, bianco, blu, bordeaux. C'è davvero di tutto. Un dipendente si avvicina a noi con un bel sorriso. Il dipendente ci accoglie con gentilezza e dice: «Buonasera, benvenuti nel nostro negozio. Come posso aiutarvi questa sera?» Buonasera. Grazie mille. Stiamo cercando delle scarpe. Io cerco un paio di scarpe eleganti per una cena speciale questo fine settimana. E Stefano cerca qualcosa di comodo per camminare in città durante le vacanze. Amici, notate come Angela ha usato una frase molto importante. Stiamo cercando. Questa frase significa che state guardando qualcosa in un negozio e avete bisogno di aiuto. Potete anche dire sto cercando quando siete da soli. Molto utile da ricordare. Stiamo cercando, sto cercando. Il dipendente sorride e dice: certo, con piacere. Sono qui per aiutarvi. Da che numero di scarpe è lei, signora? Io rispondo: sono del numero 38. E tu, Stefano, che numero porti? Io sono del numero 42. Allora, cari amici, i numeri delle scarpe in Italia sono le taglie europee. Per esempio, il numero 38 italiano corrisponde circa a un 7,5 americano per le donne, il 42 corrisponde circa a un 9 americano per gli uomini. Sapete qual è il vostro numero europeo? Scrivetelo nei commenti. È sempre interessante saperlo. Il dipendente annuisce e dice: benissimo. Per lei, signora, ho alcune proposte molto belle. Abbiamo delle scarpe con il tacco basso, molto eleganti e comode allo stesso tempo. Abbiamo anche modelli con il tacco medio. Le piacciono i tacchi alti o preferisce qualcosa di più pratico per la serata? Questa è una domanda molto importante che fanno spesso nei negozi di scarpe. Angela, cosa rispondi al dipendente? Rispondo: preferisco qualcosa di medio, non troppo alto, non troppo basso. Ho bisogno di camminare un po' durante la serata, quindi le scarpe devono essere anche comode oltre che belle. Per il colore preferisco il nero o il bordeaux, colori classici e eleganti. Ottima scelta, Angela. Il dipendente annuisce soddisfatto e dice: perfetto, signora, ho esattamente quello che fa per lei. Un momento, vado a prendere alcune paia da farle vedere e provare.
e si allontana verso il magazzino sul retro. Amici, mentre aspettiamo, impariamo alcune parole importanti legate alle scarpe. Sì, benissimo. Allora, le décolleté sono scarpe eleganti da donna con il tacco. Gli stivali sono le scarpe alte che coprono la gamba, perfette per l'autunno e l'inverno. I sandali sono le scarpe aperte che si usano d'estate. Le sneakers sono le scarpe sportive comode che vanno benissimo anche in città. E i mocassini sono scarpe piatte e comode, molto popolari in tutta Italia. Bravo! E poi abbiamo le scarpe col tacco a spillo, molto alte e molto eleganti, tipiche per le occasioni speciali, e le ballerine, scarpe basse, piatte e comodissime, perfette per camminare tanto. Amici, qual è il tipo di scarpa che preferite? Tacco alto o scarpe basse? Scrivetelo nei commenti. Torna il dipendente con alcune scatole e le mette sul banco. Dice con entusiasmo: Ecco, ho portato 3 modelli diversi che potrebbero piacerle molto. Questo primo modello è una décolleté nera con il tacco di 5 centimetri, elegante ma non troppo alta. Questo secondo modello è in bordeaux, con un tacco ancora più basso, 3 centimetri, perfetto per camminare. E questo terzo è nero con una piccola fibbia laterale dorata, molto di moda quest'anno. Oh, sono tutti e tre bellissimi. Angela, cosa ne pensi? Quale ti piace di più a prima vista? Sono tutti meravigliosi. Il dipendente dice: Signora, vuole provarli? Le porto tutti e 3 nel suo numero. Io rispondo subito: Sì, certo, grazie. Posso provarli tutti e 3? Il dipendente risponde con piacere. Certamente, signora. Si accomodi pure qui. Ecco una bella sedia comoda. Prenda tutto il tempo che vuole. Provo prima quelle bordeaux con il tacco basso. Il dipendente mi aiuta a togliere la mia scarpa e a indossare quella nuova. Le scarpe sono in pelle morbida e si infilano facilmente. Mi alzo con attenzione e faccio qualche passo avanti e indietro. Sono molto comode. Ma il colore bordeaux? Non so se è esattamente quello che cerco per questa occasione. Provo anche le nere con la fibbia dorata. Amici, quando si prova un paio di scarpe, è sempre importante alzarsi e camminare un po' per sentire se sono davvero comode. Non basta solo guardarsi i piedi da seduti. Bisogna sentire la scarpa sul piede in movimento. Come ti sembrano quelle con la fibbia, Angela? Oh, queste sono fantastiche! Il tacco è perfetto, stabile e non troppo alto. E la fibbia dorata è un dettaglio molto elegante che mi piace tanto. Mi piacciono moltissimo. Il dipendente chiede: Come si trovano, signora? Sono della misura giusta? Io rispondo: Sì, mi sembrano della misura giusta. Non stringono e non sono larghe. Però posso camminare ancora un po' per il negozio per sentirle meglio? Il dipendente risponde con gentilezza. Ma certo, signora. Prego, si accomodi pure. Faccia con calma. Angela cammina avanti e indietro nel negozio. Io la guardo e dico: Angela, stai benissimo con quelle scarpe. La fibbia dorata fa la differenza. Sembrano comodissime anche a vederle. Sì, sono perfette. Il tacco è stabile, la punta non è troppo stretta, la pelle è morbida. Sono proprio le scarpe giuste per la mia cena. Adesso arriva la domanda più importante di tutte. Quanto costano queste scarpe bellissime? La domanda fondamentale: il prezzo. Amici, per chiedere il prezzo in italiano avete diverse opzioni. Potete dire quanto costano, oppure qual è il prezzo, oppure anche più formalmente quanto vengono a costare. Tutte e tre le frasi sono perfettamente corrette e naturali. Il dipendente risponde con un bel sorriso. Queste scarpe costano normalmente 120 euro, ma in questo momento abbiamo una promozione speciale. C'è uno sconto del 20% su tutti i modelli della stagione precedente. Quindi per lei vengono 96 euro. Sono un vero affare.
96 euro per un paio di scarpe eleganti italiane in vera pelle. Non è male per niente. Amici, sapete come si dice in italiano? Fare un affare significa comprare qualcosa a un prezzo molto conveniente. Adesso Angela ha fatto proprio un affare oggi. Sì, decisamente. Allora le prendo senza esitare. Il dipendente segna la vendita. Ma aspetta un momento. Stefano, non devi comprare le scarpe anche tu? Il dipendente può aiutarti mentre io mi siedo un attimo. Ah, è vero. Allora mi rivolgo al dipendente e dico: scusi, anch'io cerco un paio di scarpe, qualcosa di comodo per camminare molto in città durante le vacanze, non troppo formale, ma neanche troppo sportivo, qualcosa di casual elegante che vada bene con i jeans, ma anche con i pantaloni. Il dipendente sorride e dice: Perfetto, signore. Capisco esattamente quello che cerca. Che numero porta? Porto il 42. Il dipendente annuisce. Benissimo, signore. Per lei avrei alcune proposte molto interessanti. Abbiamo dei mocassini in vera pelle, molto eleganti e comodissimi, perfetti per la città e per camminare tanto. Oppure abbiamo delle stringate classiche, molto versatili, che si abbinano con quasi tutto. O ancora, se preferisce qualcosa di più moderno, abbiamo questi modelli con la suola spessa e rialzata, molto di moda adesso tra i giovani. Stefano, io ti consiglio assolutamente i mocassini. Sono un classico italiano e si abbinano con tutto, con i jeans, con i pantaloni eleganti, con i chinos. Sono perfetti per le vacanze. E tu, cari amici, preferite i mocassini classici, le sneakers moderne o le stringate eleganti? Scrivetelo nei commenti. Sì, mocassini mi sembrano ottimi, li provo volentieri. Il dipendente porta due modelli diversi, uno in pelle marrone chiaro e uno in pelle marrone scuro, quasi color cognac. Li guardo entrambi e dico: sa molto belli entrambi. Posso provare prima quello marrone scuro, per favore? Il dipendente porta subito la scatola. Stefano si siede comodamente e prova le scarpe. La pelle è bellissima e profumata. Amici, anche voi avete un colore preferito per le scarpe? Io adoro il bordeaux e il nero. Stefano, invece, preferisce i marroni. Ogni persona ha i suoi gusti. Provo il mocassino marrone scuro, numero 42. Lo indosso con attenzione, perfetto, non stringe per niente, non è largo, calza alla perfezione, il cuoio è morbidissimo. Mi alzo e cammino per il negozio. È comodissimo dal primo momento, mi piace moltissimo. Stai davvero benissimo, Stefano. Quei mocassini ti stanno proprio a pennello. Sembrano scarpe di altissima qualità. Anche il colore è perfetto per te. Mi fa piacere. Il dipendente si avvicina soddisfatto e dice: sono in vera pelle italiana, signore, di altissima qualità artigianale. Con la giusta cura dureranno tantissimi anni. Le consiglio di usare una crema per il cuoio ogni tanto per mantenerle belle. Il dipendente risponde: questi mocassini vengono 140 euro. Sono un modello della nuova collezione stagionale, quindi non rientrano nello sconto del 20% attualmente in corso. Tuttavia, visto che voi due state comprando insieme, posso offrirle uno sconto speciale del 10% sul suo acquisto. Uno sconto speciale perché compriamo insieme. Che bello! Amici, in Italia a volte si può chiedere o ricevere uno sconto, specialmente quando si comprano più articoli nello stesso negozio. È assolutamente normale e accettato. Non abbiate mai paura di chiedere gentilmente. Il peggio che può succedere è che il dipendente dica di no. Esattamente. E il dipendente è stato molto generoso. Allora facciamo il calcolo insieme. 140 euro meno il 10%. 140 meno 14 fa 126 euro. Un bel risparmio. Amici, riuscite a fare questi calcoli in italiano? È un esercizio utile. 126 euro per dei mocassini in vera pelle italiana artigianale. È un ottimo prezzo. Stefano, li prendi? Certamente li prendo. Il dipendente sorride soddisfatto.
Ottima scelta, signore. Sarà molto contento di questi mocassini. Ah, vuole anche dei lacci di ricambio? Li offriamo noi come omaggio con l'acquisto dei mocassini. Oh, che bel servizio! Anche questo è tipico dei negozi di scarpe italiani. Sono molto attenti al cliente e offrono spesso piccoli extra e attenzioni speciali. I lacci di ricambio fanno sempre comodo. Accettiamo con piacere. Grazie mille per la gentilezza. Adesso andiamo alla cassa per pagare. Il dipendente ci accompagna al bancone e inizia a fare il conto. Dice: allora, facciamo il riepilogo dell'acquisto. Per la signora le decolletà nere con la fibbia dorata, numero 38, con lo sconto del 20%, 96 euro. Per il signore, i mocassini in pelle marrone scuro, numero 42, con lo sconto del 10%, 126 euro. Il totale è di 222 euro. Come preferite pagare? Contanti o carta di credito? Questa è una frase che sentirete sempre alla cassa di un negozio in Italia. Contanti o carta? I contanti sono i soldi fisici, le banconote da euro e le monete. La carta è la carta di credito o il bancomat. Quasi tutti i negozi in Italia accettano entrambi i metodi e in molti posti accettano anche i pagamenti con il telefono. Paghiamo con carta. Inserisco la mia carta nel terminale. Il dipendente dice: benissimo, inserisca pure il PIN quando è pronto, signore. Inserisco il PIN sul tastierino e il terminale conferma: pagamento approvato. Ottimo. Il dipendente stampa lo scontrino e lo consegna a Stefano con cura. Ecco lo scontrino, signore. La prego di conservarlo bene. Se ci fosse qualsiasi problema con le scarpe, può tornare nel nostro negozio entro 30 giorni con lo scontrino originale e il cambio è garantito. Informazione fondamentale, amici. Quando comprate qualcosa in un negozio in Italia, conservate sempre lo scontrino. Lo scontrino è la ricevuta d'acquisto. Vi servirà se volete fare un cambio, cioè cambiare le scarpe con un altro paio. O se volete fare un reso, cioè restituire le scarpe e riprendere i soldi. Senza scontrino è molto difficile. Il dipendente prende le scarpe, le avvolge con cura nella carta velina, le mette nelle scatole originali e poi mette tutto in un sacchetto elegante con il logo del negozio. Dice con un gran sorriso: «Grazie mille per i vostri acquisti. Spero che le scarpe vi piacciono e vi durino tantissimo. Arrivederci e buonasera». Grazie mille a lei. È stato un piacere fare acquisti nel suo negozio. Il negozio è bellissimo, i prodotti sono ottimi e lei è stato gentilissimo e professionale. Arrivederci. Usciamo dal negozio soddisfattissimi con i nostri sacchetti nuovi. Fuori fa ancora bella luce. Guardiamo i nostri acquisti e siamo contentissimi entrambi. Stefano, sei soddisfatto dei tuoi mocassini nuovi? Assolutamente. Questi mocassini sono perfetti per le mie vacanze. Comodi, eleganti, italiani. Cosa si può volere di più? E tu, Angela, sei felice delle tue decolletà con la fibbia dorata? Sono meravigliose. Sono già pronta per la mia cena speciale. Cari amici, oggi abbiamo imparato tantissime cose utili insieme. Abbiamo imparato come entrare in un negozio e salutare, come chiedere aiuto a un dipendente, come dire la vostra taglia, come chiedere di provare le scarpe, come descrivere quello che cercate, come chiedere il prezzo, come capire gli sconti, come pagare alla cassa e come capire lo scontrino. Quante cose in un solo episodio! Esatto, e adesso facciamo un piccolo ripasso insieme. Ripetete con noi queste frasi importantissime. Sto cercando un paio di scarpe, sono del numero 38. Posso provarle? Quanto costano? C'è uno sconto? Pago con carta. Posso avere lo scontrino? Queste 7 frasi vi salveranno la vita nei negozi italiani. Benissimo! E poi ricordate alcune espressioni molto italiane per lo shopping. Prima espressione: che affare? Significa che il prezzo è eccellente. Seconda espressione: mi sta a pennello.
significa che qualcosa vi calza o vi veste perfettamente. Come un pennello in mano a un pittore, con precisione assoluta. Terza espressione, stringono, oppure sono larghe, quando le scarpe non sono della misura giusta. Bellissime espressioni. E un'ultima curiosità importante, l'Italia è uno dei paesi più famosi e rispettati al mondo per la produzione di scarpe di alta qualità. Regioni come le Marche, il Brenta nel Veneto e la Toscana sono centri importantissimi per la tradizione calzaturiera italiana. Marche famose come Gucci, Prada, Salvatore Ferragamo, Tod's e tante altre, tutte italiane. È un vero orgoglio nazionale e internazionale. Esattamente. E non bisogna andare nelle boutique di lusso per trovare scarpe belle e di qualità. In ogni città italiana ci sono negozi eccellenti a prezzi ragionevoli. E ora la nostra sfida per voi? Provate a costruire un dialogo in italiano in cui entrate in un negozio di scarpe e comprate un paio di sneakers. Usate le frasi che avete imparato oggi e scrivetelo nei commenti. Ottima sfida. Non abbiate mai paura di sbagliare. Sbagliare fa parte del percorso di apprendimento. La nostra community di BravoCast italiano è sempre disponibile, gentile e incoraggiante. Grazie a tutti voi che ci seguite, che commentate e che condividete i nostri video. Siete il cuore di BravoCast italiano. Vero! Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace sotto. Aiuta moltissimo il nostro canale a crescere. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Ogni settimana nuovi contenuti per voi. E ricordate sempre, la chiave per imparare l'italiano è la pratica costante e quotidiana. Ogni giorno, anche solo 5 o 10 minuti di ascolto e di ripetizione fanno la differenza nel tempo. Guardate i video, ripetete le frasi ad alta voce, scrivete nei commenti. Passo dopo passo diventerete sempre più bravi e sicuri.